La giornata giusta per una buona lettura. Qua. Però la luce non è per niente giusta, perché purtroppo a me piace questa, ma sulle superfici lucide non va bene la gran diffusa. Comunque, poi tolgo il telo. Questi qua, due grandissimi direttori della fotografia, due libri di prestigio da collezionista, uno di Henri Lecan e l'altro di Nestor Almendros. Nestor l'ha scritto negli anni 80, mentre Lecan ha aspettato la maturità a 80 anni, nel 2000, ha scritto questo magnifico libro dove mi piace mostrare oro su nero il suo disegno. Allora, edito dall'Istituto Cinematografico dell'Aquila, La Lanterna Magica. Vediamo la storia editoriale di questo libro. Qua. Allora, la prima pubblicazione sembrerebbe essere stata fatta in Svizzera, ma non così. Un libretto tascabile, mi sembra, nell'80, Un homme à la camera. Strano, prima in Svizzera, poi in Spagna nell'82, in America nell'84 e questo qua invece è del 88, dicembre dell'88. Però è molto arricchito. Qua Gabriele Lucci, che era il direttore artistico dell'Istituto Cinematografico dell'Aquila, ci dice che è stato ampliato, aggiunti film successivi all'80, quindi 8 anni di film, e con la autorizzazione di Nestor Almendros è stata fatta questa lussuosa edizione, che è stata poi presentata agli incontri internazionali dell'Aquila, forse uno dei primi dell'88. Hanno mantenuto comunque l'introduzione di François Truffaut, dove andrebbe la pena leggerla, dai. Anni fa la sala cinematografica era il solo luogo dove si potessero vedere delle immagini bidimensionali in movimento. Alcuni registi tentavano di interpretare la realtà stilizzandola, altri invece si limitavano semplicemente a registrarla. In entrambi i casi, Hollywood e neorealismo, lo spettacolo era magico a priori. I film erano più o meno belli a seconda del talento impiegato, ma raramente risultavano del tutto brutti. Dal momento che la fotografia in bianco e nero fa sembrare una cosa meno brutta di quanto sia nella realtà. Il bianco e nero rappresentava una trasposizione della realtà, dunque era già un effetto artistico. La televisione, il cinema amatoriale, i video hanno definitivamente infranto il mistero. La sala cinematografica non ha più il monopolio dell'immagine in movimento. I registi possono ancora affascinarci, purché non copino la realtà. Questo lo fa fin troppo la televisione, fino alla nausea. E qua fa l'omaggio a Nestor. Nestor Almendro è uno dei più grandi direttori della fotografia del mondo, uno di quelli che lottano affinché la fotografia del cinema d'oggi non sia meno importante di quanto lo fosse ai tempi di Billy Bitzer, il Cameron di Griffith. Il libro di Almendros risponde a questi interrogativi che ogni cineasta d'oggi non può fare a meno di porsi. Come evitare il brutto sullo schermo? Come ripulire un'immagine per accrescerne la forza emozionale? Come rendere plausibili storie ambientate prima del XX secolo? Come comporre nello stesso fotogramma elementi naturali e artificiali, datati e fuori dal tempo? Come rendere omogeneo un materiale eterogeneo? Come combattere contro il sole o piegarlo al proprio volere? Come interpretare i desideri di un regista che sa esattamente ciò che non vuole, ma non riesce a spiegare ciò che realmente vuole. Mi aspettavo di trovare questo libro istruttivo, non sospettavo che mi avrebbe commosso.
non è soltanto la descrizione di una professione, è anche la storia di una vocazione. Nestor Almendros è consapevole di esercitare un'arte mentre pratica un mestiere. Ama religiosamente il cinema. Ci obbliga a condividere la sua fede. Ci dimostra che si può parlare di luce con le parole. François Truffaut. Infatti il libro incomincia con qualche considerazione sulla mia professione. Eccoli qua, tra i più grandi direttori della fotografia, al primo incontro, quello dell'87 all'Aquila, il libro è uscito nell'88. Lui, Gabriele Lucci, direttore, Vittorio Storaro, Luciano Tovoli, Giuseppe Rotunno e John Bailey, americano, ospite di quell'edizione. Qua è molto bello, mi piace lui con l'esposimetro che leggendo dice: prima usavo la luce incidente, ma insomma, in questo momento della sua carriera, siamo nell'80, l'ultimo Metro, invece usa l'esposimetro luce riflessa leggendo la riflessione sulla sua mano e sembra che poi sia andato avanti, così dice, sempre con questo metodo, al collo su un mirino da regista o quello di François. E così, qua è. La scelta di Sofia di Pacula nell'82, qua 77, l'uomo che amava le femmine, e ci dice che negli ultimi tempi c'è una tendenza a rendere più maneggevole la macchina da presa, in questo caso una RBL, sì, che pesa 20 kg, pensate un po', però è più maneggevole di quello che c'era prima. Astina dello zoom, ma vedo già i motori applicati allo zoom. Partendo da un quadro di Georges de Latour, ha fatto rifare ai suoi studenti dell'Istituto Nazionale di Cinematografia di Buenos Aires la stessa atmosfera di luce. Lui dice: abbiamo utilizzato una sorgente di luce unica, ispirandoci al quadro di Latour, che comunque è illuminata da una candela. No, lui qua ha usato una candela, qua sembrerebbe un lume d'olio, ovviamente, però ai tempi odierni rinforzato da una sorgente di luce esterna. Lo faremo anche noi. Adesso avete capito perché mi sono spostato, perché qua ho il termocamino, posso fumare, è la mia cucina. Beh, il tavolo non riesco mai a tenerlo, non so come fate voi. Più in ordine di così. Questa è la mia posizione. Ho messo una lampada. Quale lampada? Questa, una simpaticissima Osram. Mi sembra che si chiamava Nitra Fot, insomma, che tiene 500 watt. Adesso ho messo una lampada LED da 13. E qua, con la camera qua, dovrebbero essere andati via i riflessi, perché voi pensate sempre che la luce, i fotoni devono rimbalzare sulle superfici lucide, pertanto mi metterò qua con il bel libro di Almendros e gli altri che vi farò vedere. Arriveranno anche quelli del maestro Vittorio Storaro, ben 4. La camera è qua, qui c'è il mio manfrotto pronto, forse lo sposterò un pochino, insomma over the shoulder, qualche fighetto direbbe, con l'inquadratura sopra la spalla, la mia soggettiva, e con i 35 dovreste vedere bene il libro. Ecco come fare. Beh, insomma, la luce della riproduzione deve arrivare incidente e rimbalzare via. Immaginate di essere davanti a una parete e mettere 2 lampade a 45 gradi. Io ne metto una. Un motivo
per cui mi piace girare col telefonino è che posso controllare in diretta. L'ho scoperto adesso, di solito controllavo dopo l'inquadratura, quindi spostarmi le cose come meglio, credo. Però ho visto che nel dettaglio fine, no, adesso no, delle volte perde il fuoco. Non sia mai che vi faccio vedere, ma allora sì che me la caverei comodamente, userei lo stativo come supporto e non il cavallettone della Gizzo, no Manfrotto, testa Manfrotto, ma e se no metterò la Fuji, la impegnativa Fuji, adesso lo strozzo tiene il fuoco. Beh, questo è il sistema, e devo dire complimenti alla Samsung, Smart View. Non ho neanche la rete in casa, se la fa da sola. Via wireless abbiamo l'immagine in diretta, non è a pieno schermo. Vediamo tutta la preparazione in diretta. Allora, qua ho messo la Fuji col 35. Voglio vedere se riesco almeno a controllare nelle prime fasi l'inquadratura. Allora utilizzo il suo sistema, che è Cam Remote, che funziona un po' quando vuole lui. Ripresa live, accedi. Ah già, questo vuole essere usato così. La fortuna vuole che questa volta è andata la connessione Live View e adesso ci sono. Posso controllare l'ingombro e la posizione del libro. Poi per dare motore mi sembra che bastava qua. No, bisogna mettersi in video. Ed è partito. Bene, almeno un controllo iniziale su questa bella pagina. Eccoci, dai. No, ho deciso, vado col telefonino. È troppo comodo. Così, sistema Smart View, mi sono centrato. Adesso siamo in questa pagina dove ci parla delle sue esperienze prima del cinema, dove lui girava documentari. Qua ad esempio dove alle gare, io penso a Cuba, con un Eclair 16 mm che ha cambiato lo stile di ripresa del documentario. Qua documentario En Course 1965. No, qua dobbiamo saperlo. La televisione scolare. Qua dice no, però aspetta, sto sbagliando. Mentre lavoravo per Paris Vupar, iniziai a girare anche alcuni brevi documentari per la televisione francese. E già in Francia ha conosciuto Romer, e infatti stava realizzando quel film con Romer. E qua per la televisione scolare, quindi immagino una specie di... Vabbè, no, un film da me diretto, Parigi del 65, un fotogramma della gara. Insomma, lui incomincia decisamente con la televisione. Vediamo. Però già a Cuba dove lui è vissuto, perché è nato in Spagna, ma è vissuto a Cuba, ha girato delle cose indipendenti, documentario, vediamo quando è iniziato. Qua dai. Allora, facciamo ordine. Lui va a studiare, dopo aver studiato, secondo me, in America, la mia preistoria. Va al centro sperimentale e qua mette una bella fotografia mentre mangiano del 56 e c'è Tovoli, Luciano Tovoli, che ha studiato con lui, altri meno noti. Poi dice: ho insegnato per 2 anni la lingua spagnola a New York, quindi dopo è andato a New York, dopo Roma è andato a New York
e ha girato un suo, eccolo qua, il mio primo cortometraggio. Ho usato la luce notturna del Times Square di New York. Qua, sul ponte di Brooklyn, con l'aspirante regista Charles Ramery, sul fondo con il viewfinder, in un film underground, vediamo la matita, rimasto incompiuto, per il quale ho usato la vecchia macchina Arriflex 16, l'ST. 24 anni più tardi mi sono ritrovato sullo stesso ponte per girare Sophie Choice. Qua con Fausto Canel, durante le riprese de El Tomate, film di educazione agraria realizzato nel 60 per l'Istituto Cubano di Arte e Industria Cinematografica, di nuovo con la Payard Bolex 16 mm. Quindi lui torna dopo la rivoluzione a Cuba. Escol Rural, documentario da me diretto nel 60 nelle zone interne di Cuba. Gente en la Playa, film indipendente da me realizzato a Cuba nel 61. Questo credo si trovi da vedere, è bello, bellissimo, sul mare cubano. Siamo sempre in bianco e nero. Ancora un altro fotogramma di Gente en la Playa. Quando è che va in Francia? Tutto questo mi fece riflettere quale futuro poteva offrirmi Cuba con il suo crescente settarismo politico. Mi sentivo anche colpevole di aver sostenuto incondizionatamente un regime così intollerante verso la libertà di pensiero. Il mio ultimo lavoro a La Habana fu come critico cinematografico. Va bene, ma lui va in Francia, non voglio tornare negli Stati Uniti, per evitare di trovarmi invischiato nella comunità degli esiliati cubani. In quale paese potevo andare a vivere e lavorare in pace? E lui sposa il movimento della Nouvelle Vague e per vari motivi verrai a conoscenza. Beh, qua vediamo Jean Rouge, grande documentarista francese, Henri Langlois, credo sia un critico cinematografico. Si dà da fare, dai, qua un congresso, com'è elegante. È lui questo. Durante un congresso organizzato a Lione sulle nuove tecniche di ripresa, al quale parteciparono tra gli altri Jean Rouge, Mario Ruspoli, Stefan Kudelski, quello che ha inventato il Nagra, il registratore portatile. Leggerezza della macchina, suono in presa diretta, era nato il reportage moderno. Cavolo, questo libro è fantastico, è pieno di riferimenti. E qua incomincia, i miei film da professionista. Secondo me inizierà con un film di Romer. Esatto. Paris vous part. Ma quello che lui cita sempre, dice forse il film a cui è più affezionato è questo. La collezionista. Un film del 1966. Lui poi è pieno di riferimenti anche pratici, ma non è così tecnocrate, diciamo. In principio volevamo girare il film a 16 mm, ma dopo molte discussioni optammo per il 35 mm. Una decisione giusta secondo me, perché la pellicola 16 non sarebbe riuscita a catturare l'atmosfera che c'è nel film. In fondo poi una macchina da presa portatile Eclair Cameflex senza blimp non è certo più pesante di un'altra 16 mm insonorizzata, e dovendo fare successivamente il doppiaggio non c'era alcun bisogno di usare la Q-Tante Eclair 16. Dato che si girava una scena una sola volta sarebbe stato più costoso il 16, perché poi l'avremmo dovuto gonfiare a 35. Esatto, andava ingrandito. Ah, ma è a colori, sai che non me lo ricordavo. Ma va rivisto, sì che ha colori. Luce calda del pomeriggio. Lui è un grandissimo, sa usare la luce naturale in maniera unica.
Un altro forse da affiancare, beh, insomma anche forse l'ha superato, diciamolo dai, cioè anzi scusate, era prima Sven Nykvist. Per me i grandi della luce naturale sono loro, Nykvist e Almendros. Qua c'è un bel accrocchione, qua riprese alla Corman, infatti è di Roger Corman, il pilota nero. Per accorciare i tempi di produzione 3 punti di vista vengono coperti contemporaneamente. Frontale sull'automobile, la Beaulieu, questa è una 16 Beaulieu e questi dai magazzini è una Arriflex e questa no, questa è una Mitchell e due che riprendono le macchine che seguono questa automobile, soggettiva più due con immagino diversi obiettivi, 3 punti di vista. Ma qua mi sa che supereremo l'ora con questo libro. Arriviamo all'incontro. Beh, con Romer ne fa tanti, qua siamo nel 69, La mia notte con Maud, Eric Romer a Clermont-Ferrand. Non si può studiare un libro così. Vediamo questo, dai. Prima dell'esistenza delle soft light industriali utilizzavamo il nostro sistema artigianale. Le fotoflood venivano dirette verso un cartone bianco dove la luce si rifletteva ammorbidita. Cartoncino, cartoncino, porta lampada come quello che sto usando io, nudo e la fotoflood. Da 500 watt. Qua mi fermo, forse ho messo dei segni nei vari primi piani, con la sua luce morbida, avvolgente, semplice, Qua siamo... Ah, allora è questo.